Benvenuti a questo secondo video relativo al corso Excel. Di cosa parleremo oggi? Innanzitutto parleremo del formato delle celle. Importantissimo conoscere il formato. Andiamo a vedere per quale motivo. Ad esempio, mi trovo in questa cella qui e vado ad inserire un mio dato valore numerico, 1520, qualsiasi esso sia, batto invio. È venuto fuori il 28/02 del 1904, che non è la mia data di nascita, ovviamente, altrimenti, altrimenti non sarei qui. Cosa è successo? È successo semplicemente che il formato delle celle, eccolo qua, tasto destro, formato celle, è impostato come data. Quindi anche se noi inseriamo un valore numerico, lui quel valore numerico ce lo trasforma in una data. Come vediamo, sul formato cella abbiamo il tipo di dato che possiamo scrivere all'interno della cella, l'allineamento, il carattere, il bordo, il riempimento, la protezione, ma molte di queste qua possiamo farlo anche direttamente dalla barra del menu, da questo tools, così come anche il carattere. Anche per quanto riguarda i bordi possiamo prenderli, adesso non posso perché la finestra è aperta, ma andiamo a vedere adesso i numeri. Come vediamo, nella stragrande maggioranza dei casi le celle sono impostate come formato generale e non hanno un formato numerico specifico. Ok. Cosa possiamo fare se invece di avere un formato numerico non specifico, posso scegliere che deve essere un numero e mi dice anche quanti decimali possa avere dopo la virgola. Accetto questo qua, ok, e vedete che mi ha messo i due decimali. Posso anche, vediamo come modificarle. Posso anche decidere che voglio che mi dica il tipo di valuta. Il simbolo della valuta è in euro, ma ovviamente potrei usare qualsiasi altro valore monetario della moneta che troviamo. Ecco, la stragrande maggioranza non li conosco, ma non fa niente, in giro per il mondo ognuno conosce la sua, conosce la propria moneta. Quindi se voglio lasciare in euro, eccolo qua, ho il simbolo dell'euro, ma potrei usare qualsiasi altro tipo. Vado su questa scella per evitare di usare sempre la stessa. Formato scelle, valuta l'abbiamo visto, contabilità. Su contabilità vedete lo stesso di quello che abbiamo visto sulla valuta. Mi dà già il simbolo in euro, ok. Ovviamente questa scella è predisposta a farmi vedere il simbolo dell'euro non appena introdurrò un valore. I due decimali per quale motivo? Perché me li trovo posizione decimali. Mettiamo qua, ne facciamo un'altra. Scegliamo dove si andare a finire, formato celle, il tipo di data, in questo modo, in quest'altra ancora, così, ecco, se io la voglio così tipica, non è che mi mette la data, la formato cella è il formato, è quel tipo di formato. Se scrivo la data di oggi, 03/05 2021, l'accetta. Se invece scrivo 3 maggio 2021, me la trasforma nella modalità in cui avevamo impostato la nostra cella. Formato cella, c'è più celle che a Bibbia. Percentuale, allora, eccola qua, l'ora. Possiamo impostare anche l'ora, qualsiasi tipo, così 13, eccetera. Vogliamo farla all'americana, qua, PM. Adesso se vado a scrivere che sono le 12:22, mi dice che sono le 15:16 antimeridiane. So perché, ma non mi offendo, la lascio così. Formato scelle,
abbiamo la percentuale, la frazione, possiamo scegliere visualizzazione scientifico, di testo, speciale, personalizzato, scegliamo noi come vogliamo, ad esempio quello percentuale, ok? Se adesso su questa cella vado a scrivere 10, mi dà il 10%. Attenzione che se le celle sono formattate in questo modo, se introduco un valore numerico, metto 752, mi rovina un 752% degli interessi passivi. Così anche questo qua, se vado a scrivere 2025, 2015, se siamo arrivati a mezzogiorno ci siamo quasi con l'ora esatta. Ecco, quindi state attenti, stiamo attenti che quando gli abbiamo dato un formato e se introduciamo dei valori, vediamo che il risultato non è quello che ci aspettavamo, la storia dipende semplicemente dal formato della cella. Cliccategli sopra, andate su formato cella e scegliete quello che vi serve. Numero, 2 decimali, vi ci sta bene, ok. Adesso volete cambiare tutto il resto, fate così, copia formato e sostituite tutti i formati. Adesso se clicchiamo in qualsiasi cella andiamo a vedere che ha assunto il valore che avevamo dato alla cella perché abbiamo fatto copia formato. Bene, abbiamo visto quindi l'importanza del formato del formato delle celle, così come vi dicevo che molte di queste possiamo comunque modificarle direttamente dalla barra degli strumenti. Dalla barra degli strumenti gli posso dire che deve essere in centro, deve essere così, colà, destra, sinistra, centro, par condicio tutti. Possiamo cambiare il carattere, possiamo cambiare il colore, come abbiamo visto nella prima parte del video numero 1. Possiamo anche cambiare il numero dei decimali, ovviamente devo essere sulla cella. Vedete che qua trovo sulla parte relativa agli strumenti indicati come numeri, mi trovo il simbolo percentuale, mi trovo il simbolo della valuta, vedete che comunque mi riporta alla finestra formato celle. Se voglio diminuire, vedete così in questo modo, freccia verso sinistra, questa è una precisione assurda, 95 decimali dopo la virgola. Così invece li riduciamo, ecco, li abbiamo ridotti all'osso. Ecco, basta, ritorniamo come prima. Bene, cosa possiamo ancora dire per quanto riguarda il formato celle? Possiamo ad esempio avere la necessità di scrivere un testo a capo, ma lo scrivo su questa cella che è più piccola, scrivo su questa cella qua e vado a scrivere che questo è un corso di Excel. Ecco, sembra che il testo abbia occupato anche la cella I6, ma non è così. Se voglio che invece il testo vada a capo, posso andare qui e scrivo testo a capo, oppure posso farlo direttamente da tastiera. Con la tastiera mi metto sul corso, poi premo con Alt e il tasto invio. Eccolo qua che mi trovo corso Excel, poi lo formatto come voglio. Quindi per fare in modo che la stessa cella contenga un testo a capo, possiamo farlo o dal comando diretto oppure dalla combinazione dei tasti Alt invio. Un'altra cosa che possiamo fare per quanto riguarda la percentuale è questo, mettiamo mettiamo il nostro valore, mettiamo il simbolo come testo percentuale, sapendo che la cella sotto sarà percentuale, qui mettiamo il risultato. Ecco, ovviamente questa cella deve essere già impostata come percentuale. Okay.
qui ho 2596, voglio sapere la percentuale, una certa valore percentuale di questo, voglio sapere il 17%, sul risultato ovviamente devo mettere la formula uguale questa cella per il valore percentuale, ed eccolo qua che mi trovo il valore percentuale. Se vado a cambiare la percentuale mi cambiano ovviamente i risultati. Così abbiamo visto anche in che modo possiamo utilizzare direttamente il calcolo percentuale. Un'altra cosa interessante che possiamo, cancello tutto questo qua, anzi faccio così, formato celle, per evitare che la prossima volta che apro il foglio mi ritrovo formatata in questo modo. Copia formato, ok, cancello tutto. Come calcolare ad esempio una radice quadrata, quindi come scrivo che io qui voglio la radice quadrata. Ecco, per mettere il simboletto, il codice ASCII del quadrato, tenere premuto il tasto Alt e poi dal tastierino numerico 2, 5, 3 lasciare il tasto Alt e appare il simboletto del quadrato. Voglio la radice quadrata e questo è il mio valore. Facciamo la radice quadrata di valore a caso 10. Per la radice quadrata esiste già la funzione, ma se la funzione è semplicissima da ricordarsi, basta scrivere uguale, eccola qua, radq, e all'interno della parentesi inserire la cella del nostro valore e poi ovviamente chiudere la cella. Quindi, vedete, così abbiamo anche molti decimali e così abbiamo la nostra radice quadrata. Se vado a creare una serie 10, 15 e poi vado a incrementare questo valore e vado a copiare questa formula trascinandola, mi trovo la radice quadrata di tutto, perché quando copio questa formula, vedete radice quadrata di A7, quando la copio, lui andrà a ricopiarmi la formula cercando ovviamente la cella successiva al A7. E quindi qua vedete radice quadrata di A8, radice quadrata di A9. Va a cercarsi il riferimento, così stiamo lavorando con riferimenti relativi e non assoluti che magari vedremo in un altro momento. La radice quadrata. Per quanto invece riguarda la potenza al quadrato, per poter ottenere la potenza al quadrato, se la formula è uguale cella no, uguale questa cella ad esempio, mettiamo il simboletto del cappelletto, se è un quadrato scriviamo 2 e quindi abbiamo la potenza. Se vogliamo la potenza all'elevazione al cubo, è sempre uguale questa cella elevato alla 3. Se vogliamo questa, uguale cella, uguale cella, sì, uguale questa cella, elevato, e così via. Questo è per quanto riguarda la risoluzione delle potenze. Bene, vi ringrazio per la visione di questo secondo video, presto preparerò anche il terzo, dove parleremo di altri argomenti che spero possano essere interessanti per voi, per chi si approccia la prima volta in Excel, e forse qualche chicca per chi già Excel lo conosce.